Ben ritrovati con Dentro la Storia con un nuovo instant video. Abbiamo deciso, Giovanni ed io, di realizzarlo in seguito ai fatti di recentissima attualità, all'attacco missilistico di Israele nei confronti di Hezbollah in Libano, che ha portato all'uccisione di Nasrallah, il capo, il segretario generale del movimento Hezbollah, e di molti comandanti militari dello stesso movimento estremista sciita. Ebbene, la domanda che tutti si fanno è: cosa accadrà adesso? Qualcuno si domanda anche chi era Hassan Nasrallah. Era un libanese, 64 anni compiuti da poco, seguace dell'autentico fondatore di Hezbollah, alias Sayed Muhammad al-Ghawarai, un uomo di tiro che aveva introdotto il giovane Nasrallah a Najaf all'inizio della guerra civile libanese. Per capire Hezbollah bisogna andare alle radici del movimento sciita in Libano. Come molti di voi sapranno, magari alcuni no, e allora lo spieghiamo. Il Libano è uno stato multiconfessionale, in cui storicamente gli sciiti, che derivano da Shia, partito, fazione, rappresentano la terza comunità in ordine di grandezza per quanto riguarda le proporzioni demografiche. La prima è quella dei cristiano-maroniti, poi vengono i sunniti, i terzi sono gli sciiti. Secondo il patto nazionale del 1943, un patto che ormai ha oltre 80 anni e che stabiliva una pacifica ripartizione dei poteri all'interno del Libano, agli sciiti tocca nell'ambito costituzionale la presidenza del Parlamento, riservando la presidenza della Repubblica ai maroniti e la presidenza del Consiglio dei Ministri ai sunniti. Gli sciiti sono stati rappresentati almeno all'inizio della guerra civile, dal 1975 fino almeno al 1982-83, da Amal, il movimento Speranza di Nabi Berri, un movimento detto dei diseredati, uno dei tanti appellativi propri degli sciiti, che si sono sempre visti come una piccola parte oppressa all'interno dell'Islam, con la volontà di redenzione attraverso vari passaggi anche religiosi, mistici, come l'attesa della rivelazione dell'imam nascosto. Ebbene, proprio da Amal è fuoriuscito Hezbollah nel 1982, dopo la seconda invasione israeliana del Libano. Fino a quel momento Amal aveva cercato volentieri l'appoggio israeliano in funzione antipalestinese e anti-siriana. Per Nabi Berri e per i suoi collaboratori era molto più pericolosa la presenza siriana, siriani tra l'altro chiamati a intervenire da un presidente della Repubblica Maronita, Suleiman Farajeh, e quella palestinese, il vero casus belli, il vero motivo dell'intervento israeliano plurimo, prima l'operazione Litani, poi l'operazione pace in Galilea. Nell'82 Amal si scinde. Una buona parte dei propri quadri manifesta disaccordo nei confronti di Nabi Berri e della sua politica e sviluppa Hezbollah. Hezbollah che si fa conoscere con gli attentati suicidi, ne abbiamo già parlato in altri video del nostro canale, con l'attacco all'ambasciata americana, poi con il duplice camion bomba contro i Maris all'aeroporto e contro i parà francesi al Dakar. Hezbollah che nel corso degli anni, dal 1983 sino a oggi, è cresciuto esponenzialmente, è diventato un movimento chiamato di resistenza, ma politico e al contempo anche militare, capace di attirare al proprio interno molte simpatie, anche da parte di elementi non sciiti, alcuni sunniti, addirittura alcuni maroniti sono entrati nel tempo in Hezbollah, e che ha posto come obiettivi non solo il condizionamento totale della politica libanese, ovviamente una guerra continua, anche se non apertamente dichiarata, con Israele. Una guerra che ha vissuto attimi sempre più di tensione. Pensiamo al 2006, sembra un'eternità, sono passati 18 anni, quando Hezbollah con delle azioni diversive riuscì a uccidere dei soldati israeliani e a rapirne 2, che poi in realtà furono uccisi di lì a poco. Fu il primo atto di guerra reale tra Hezbollah e Israele. Israele che aveva abbandonato ufficialmente il sud del Libano, addirittura lasciando al proprio destino quell'esercito del Libano del Sud, quella branca di rinnegati libanesi che si erano messi al servizio sostanzialmente della causa israeliana, preferendo una politica di minor frizione e di maggior dialogo. Una politica che purtroppo, pur avendo ottime intenzioni, non ha funzionato. Lo si è visto nel 2006 con questi rapimenti, questi attacchi, cui seguì la terza invasione del Libano da parte di Israele. Un'invasione durata 5 settimane che ha lasciato segni evidenti, che ha riportato in loco una forza multinazionale di pace, che è ancora lì
sul filo del rasoio, con soldati che rischiano la vita ogni santo giorno, ci sono anche soldati nostri italiani, per interporsi tra le varie fazioni loro. Nel frattempo Hezbollah è stata anche l'artefice della costruzione di un nuovo fronte politico in Libano, un fronte che ha portato alla elezione del generale Michel Aoun alla presidenza. Quel Michel Aoun che nel 1990, alla scadenza del mandato presidenziale di Amin Gemayel, era stato designato come successore dello stesso Gemayel, ma poi sconfessato e costretto all'esilio. Quella una che ha cambiato bandiera, che è passato dal fronte delle forze libanesi a essere volentieri uno strumento della politica di Hezbollah e dei suoi alleati. Non è stato l'unico. Pensate a altri presidenti del Libano. Da quando gli accordi di Taif hanno stabilito la fine della guerra civile, certo, la presidenza della Repubblica Libanese è sempre rimasta in mano ai maroniti, come è giusto che sia. Ma nel corso delle evoluzioni politiche, sempre più presidenti si sono appoggiati o fatti appoggiare da Hezbollah. Pensate a Emil Laoud, che nel 2006, quando Hezbollah attacca Israele, provocando la reazione furibonda delle IDF, appoggia apertamente proprio Hezbollah. Emil Laoud era un ex generale libanese, così come era stato generale il suo successore, Michel Suleiman, e come era stato un generale Michel Aoun, il cui mandato è scaduto da tempo, ma è rimasto in carica in prorogatio, in attesa di trovare un successore che secondo Hezbollah dovrebbe essere l'esponente del clan Frangé. Sì, quel clan Frangé di cui abbiamo già parlato, della brigata Marada, di Suleiman che chiamò in soccorso il suo amico Assad da Damasco, di Tony Frangé, ucciso con tutta la sua famiglia, quasi tutta la sua famiglia, nella villetta di Eden dalle forze libanesi, dai falangisti. Ecco, quel clan Frangé oggi esprime solo 2 deputati nel Parlamento libanese, ma esprime anche il candidato in pectore alla presidenza, Sleiman, che ha un nome simile al suo antenato e che già conta sull'appoggio chiaro di Hezbollah e dei drusi. Non è un caso che la morte di Nasrallah, arrivata nelle ultime ore con il potente raid missilistico delle IDF, che tra l'altro ha anche semi-azzerato le catene di comando militari di Hezbollah, non è un caso, si diceva, che i primi a piangere la morte di Nasrallah e a proclamare la loro fedeltà alla linea di Hezbollah siano stati proprio Walid Jumblat, lo storico leader dei drusi, il figlio di Kemal Jumblat, e Sleiman Frangé, il candidato in pectore alla presidenza. Questo fa capire quanto sia cambiato il Libano, quanto i vari partiti siano addirittura a volte slegati dalle stesse comunità confessionali che dovrebbero esprimerli. Per quanto il fronte druso sia rimasto piuttosto fedele alla propria linea del partito progressista, Amal è diventata minoranza tra gli sciiti e oggi conta poco o nulla. Le forze libanesi che raggruppano al loro interno gli ex falangisti e parte del vecchio partito liberale di Shamoun sono passate all'opposizione. La stessa maggioranza dei sunniti non ha un chiaro orientamento politico. In questo ambito, in un paese devastato, impoverito, sull'orlo della bancarotta, colpito da lutti continui, da disgrazie, pensate a quella enorme esplosione al porto di Beirut qualche anno fa. Ecco, in tutto questo ora si inserisce il punto di domanda su cosa avverrà a Hezbollah. L'Iran ha già manifestato l'intenzione di spedire proprie truppe sul terreno, non più solo consiglieri militari, truppe regolari. Come si comporterà il presidente Michel Aoun? Accetterà ancora una volta l'ingresso nel proprio paese di truppe straniere? Truppe che potrebbero richiamare ulteriori problemi, perché se le truppe iraniane potrebbero comunque contare su un certo appoggio da parte della Siria vicina e anche dei russi che sono nella base siriana navale di Tartus. Ebbene, gli iraniani comporterebbero uno squilibrio di forze, soprattutto per la NATO e i suoi alleati nella zona. Non verrebbero visti di buon occhio sicuramente dai giordani, probabilmente nemmeno dagli egiziani. E come si comporterà la Turchia, che è all'interno della NATO? Recentemente ha avuto delle uscite molto pesanti nei confronti di Israele e dei suoi alleati della zona, ma che non ha mai avuto connessioni dirette con Teheran, anzi ha sempre marcato una certa differenza con il regime degli Ayatollah. E come
reagirà indirettamente l'Iran, al cui interno già sappiamo da tempo ci sono frizioni, ci sono tentativi di ridiscussione del potere, in cui la guida suprema Ali Khamenei è stato portato al sicuro dopo questo raid, dopo che in precedenza il leader politico di Hamas era stato ucciso proprio a Teheran e dove l'incertezza regna sovrana. Cosa accadrà? L'IDF ha diramato un allarme, un'allerta per tutti i cittadini che abitano nella parte nord di Israele. Si prepareranno tempi duri. Ci sarà una nuova invasione, la quarta invasione del Libano da parte di Israele dopo quelle del 1978, dell'82 e del 2006. Difficile prevederlo. Ci sarà una recrudescenza della violenza? È assai probabile. Ci saranno nuovi scambi di artiglieria, di missili? Sicuro. La morte di Nasrallah chiuderà per sempre il capitolo Hezbollah? Probabilmente no. La pace nella regione arriverà davvero? Se continuerà così, no, perché è chiaro che ogni azione violenta provocherà una reazione uguale, contraria, ancora più forte, in una spirale continua, una reazione a catena che sembra non avere mai fine. Quale può essere l'unica soluzione? Al di là di ciò che sta avvenendo in Israele, a Gaza, in Cisgiordania, dove sarebbe necessario avviare quella famosa risoluzione per i due stati, quello israeliano che già esiste e quello palestinese da costituire. Ebbene, guardando al Libano, a quello che una volta lo abbiamo raccontato in un recentissimo video era un paradiso, la Svizzera e il Medio Oriente. Ci sarebbe bisogno della volontà, un'altra volta, della maggioranza del popolo libanese di mettere da parte gli attriti, le liti, le faide, le guerre intestine e civili del passato e ricostruire, ripartire dal basso. Voglio lasciarvi, dopo questo video, un invito. Se volete capire davvero il Libano, guardate un film. No, non è il pluripremiato Walter con Bashir, che comunque è molto bello e merita di essere visto. È un altro film. Era in concorso agli Oscar come miglior film straniero qualche anno fa. Si intitola L'Insulto. È un film così potente, così evocativo, così delicato e violento al tempo stesso, che vi può far capire tutta quanta la tragicità di chi vive in Libano e nel Libano. Maroniti, sunniti, sciiti, drusi, palestinesi, tutti assieme, tutti sotto lo stesso tetto e a volte incapaci di elaborare il passato, incapaci di capire che occorre voltar pagina, incapaci di lasciarsi alle spalle il dolore e la sofferenza, perché hanno sofferto tutti, hanno pagato tutti e non hanno pagato la maggior parte chi era davvero responsabile di ciò che era avvenuto, non hanno pagato i generali, i comandanti, i leader terroristi, i leader politici. No, ha pagato la gente comune, hanno pagato le famiglie, hanno pagato i profughi, hanno pagato donne, vecchi e bambini con la loro vita. Questa è la vera tragedia del Medio Oriente. Questo, purtroppo, è oggi il Libano. E credetemi, dai segnali che possiamo osservare oggi, dopo la morte di Nasrallah, non ci si può aspettare nulla di positivo.